Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi realizzerò con voi questo orecchino. Come vedete non è completo, lo completeremo insieme. Visto che ultimamente sono molto presa dal lavoro, non riesco a condividere tutorial in tessitura di perline o quant'altro e quindi ne approfitto e cerco di condividere dei lavori che sto facendo e che devo completare. Praticamente una persona aveva visto degli orecchini in tessitura di perline, questi, e le piacevano i colori, però la persona non ha i fori ai lobby e quindi mi aveva chiesto un paio di orecchini fatti sempre con le perline, però con la clip, non troppo grandi, e quindi io ho deciso di fare questi orecchini e condivido con voi il tutorial. Naturalmente per quando si fanno gli orecchini con la clip il bead embroidery ci torna più utile perché avendo un retro piatto noi possiamo andare a incollare successivamente la base a clip. Quindi per questo tutorial ci servirà l'orecchino, come vedete, piccino. Sto utilizzando uno chaton da 8 della Swarovski e io, come vedete, già l'ho incollato sulla mia beading foundation, quindi servirà beading foundation e colla. Potete utilizzare l'Asulit o la B6000, quella insomma che vi trovate, la Gutermann, insomma non lo so. Io in questo caso ho utilizzato l'Asulit. Poi ci serviranno quindi delle clip. Io queste le ho prese da un kit tutti in acciaio della BB Craft. C'è un codice sconto valido, andate a vedere gli ultimi video in collaborazione con la BB Craft e insomma vedrete che ci sono degli sconti. Dopodiché ci serviranno delle perline. Io sto utilizzando queste che sono, vabbè, il colore non si vede, sono comunque da, ah ok, sì, si vede, le Dued Gold, non si legge bene, Fern, comunque sono da 3 mm. Ci serviranno pochi materiali, ragazze. Poi ci serviranno delle perline 11,0 e delle perline 15,0, ago da tessitura. Ci servirà del filo. In questo caso io sto utilizzando il Miyuki color bronzo perché, come vedete, sono tutte bronzo, ok, dark bronze. No, forse queste non sono le dark bronze, sono un color mauve. E poi ci servirà alla fine un pezzettino di Ultra Sweet d'Alcantara o di pelle, quello che vi trovate voi ad utilizzare per rifinire il bead embroidery. Io ho qui, giusto per richiamare i colori, questo pezzettino di Ultra Sweet e la clip la andrò a incollare sull'Ultra Sweet, quindi non la metterò tra i due strati, quindi non la andrò a mettere tra la finitura e l'ultra sweet e poi fare il profilo al brick stitch, che tecnicamente forse sarebbe più corretto, ma penso che lo andrò a mettere all'esterno. Valuterò sul momento quello che andrò a fare, perché trovo più pratico metterlo direttamente sul retro. Va bene, comunque cominciamo subito. Filo sull'ago e cominciamo a lavorare. Per incastonare il mio chaton da 8 mm, naturalmente per adagiarlo nella beading foundation ho fatto un taglietto, andrò a utilizzare delle rocaille della Miyuki numero 11 e andrò ad incastonare a peyote. Quindi prima di tutto naturalmente andrò a inserire le perline del giro di base, che per questo chaton da 8 mm saranno nel numero di 18. Io inserisco 2 rocaille per volta. Adesso vi mostro il primo passaggio. Quindi vado, spero che si veda, è sera, è tardi. Allora vado semplicemente a fare un nodino sul filo, taglio un pochino queste sporgenze, se no si va a incastrare il filo, già lo so. Quindi vado e ripasso, quindi fisso prima di tutto il filo alla mia base, dopodiché riesco vicinissima al mio chaton e vado a prendere le mie rocaille.
Scusate, erroneamente vi ho detto che erano Miyuki, invece sono Toho. Ok. Quindi inserisco due rocaille, vedete che le porto vicinissimi al mio elemento, al mio chaton, e vado perpendicolarmente in basso. Dopodiché rispunto tra le due rocaille, spero che si veda, e rientro nella seconda. Dopodiché vado ed inserisco altre due rocaille, porto sempre vicino allo chaton e scendo in modo perpendicolare. Tiro, anche in questo caso spunto tra le due rocaille ed entro solo nella seconda. Faccio questa operazione per tutto quanto il giro, mi dovrò ritrovare con 18 rocaille. Sto inserendo sul lago le ultime due rocaille, vedete, ed entro anche nella prima iniziale, diciamo per chiudere il giro. Vado poi tra le due e ripasso nuovamente in questo giro senza tirare troppo, ma ripasso comunque perché adesso dobbiamo andare a lavorare a peyote e quindi per non far spostare le rocaille vado a fare un giro tra virgolette di sostegno. Ok, una volta che abbiamo completato il giro dobbiamo lavorare a peyote perché come vedete il nostro chaton viene incastonato in una sorta di non è un ottagono perché in realtà sono 9 rocaille, però insomma avete capito, vedete, alla fine si vedono, viene fuori come delle faccette, non viene proprio un cerchio preciso preciso. Allora, quindi adesso per lavorare a peyote usciamo da una qualsiasi rocaille, inseriamo una rocaille, saltiamo una di base ed andiamo in quella successiva. Naturalmente io sto lavorando ancora con le 11,0. Inserisco ancora una 11, salto una di base e vado in quella che segue. Questi orecchini li chiamerò Valeria perché la persona che mi ha chiesto di realizzarli si chiama Valeria, quindi orecchini Valeria. Vado a fare questo per tutto il giro, naturalmente se le rocaille inserite sono 18 e saranno 18 per questo chaton, andrete ad inserire a questo giro 9 rocaille 11,0. Come vedete si è formata una sorta di stellina ratelare. Vado ad inserire la mia ultima rocaille, salto quella di base, entro nella prima da cui ero uscita e rientro anche nella prima che avevo inserito in questo giro perché devo continuare il mio peyote e queste naturalmente adesso si andranno ad innalzare. Vado a prendere le mie rocaille 15,0 e quindi questo giro di peyote sarà con le 15, quindi esco da qui, inserisco una 15 e vado nella 11 che segue, ancora una 15 e vado nella 11 che segue. Naturalmente, vedete, il lavoro piano piano si stringerà. Faccio questo per tutto il giro e ripasso. Sto andando ad inserire la mia ultima 15,0, scusatemi, la penultima, perché naturalmente devo chiudere il giro e adesso vado nella prima 15 da cui ero partita, la prima 11, scusate, da cui ero partita. Come vedete, il nostro chaton è perfettamente incastonato, adesso ripassate. Una volta che siete ripassate dappertutto, vi portate ad uscire da una rocaille qui in basso. Vedete, vi portate ad uscire da una rocaille, osservate qui al centro c'è la 15, sotto la 11 dovete uscire da questa che precede,
ok? Quindi diciamo la punta, vedete c'è una lievissima punta qui, ok? Dovete uscire da lì ed andiamo ad inserire le nostre perle da 3 mm. Facciamo questa operazione come se in realtà stessimo facendo la tessitura di perline. Lo faccio quindi non passando attraverso la beading foundation perché faremo un giro successivo. Faccio questo passaggio per trovarmi praticamente allineata, per centrare bene le nostre perle in corrispondenza quindi delle faccette. Se andassi a cucire le perline intervallate avrei difficoltà. Invece cosa faccio? Vado a inserire prima queste utilizzando quindi la tessitura di perline e poi vedrete che successivamente passerò anche attraverso la beading foundation, però in questo modo le troverò distanziate tutte quante allo stesso modo. È un trucchetto, insomma, niente di che. Quindi proseguite così. Uscite dalla 11.0 in punta, saltate una 11.0 di base, inserite la perla da 3 mm ed andate nella 11 che segue. Ho quasi completato il giro, ecco la mia ultima perlina da 3 mm ed entro quindi nella prima qui da cui ero partita. Naturalmente sistemate belle centrate e quindi questo sarà il vostro lavoro finito. Adesso cosa faccio? Rientro nella perla, vado anche in basso perché come vedete così sono tutte equidistanti. Vado in basso in modo perpendicolare e risalgo da dietro, ok? In questo modo. Rientro e vado ad inserire, ops, e vado ad inserire una rocaille 11.0 e vado nella perla che segue. Ancora una volta ridiscendo in basso, passo attraverso la perla da 3 mm, ci rientro, inserisco un'altra 11.0 e vado nella perla che segue. In questo modo effettuo un doppio passaggio e fisso tutto quanto. Ripetetelo per tutto quanto il giro. Come vedete non è nulla di complicato, anzi è molto facile. Dopodiché vi porterete all'esterno di questo giro quindi che abbiamo fatto e cominceremo ad inserire le rocaille del giro finale, ok? Del giro finale al di sopra delle nostre perle, quindi inserisco sempre 2 rocaille, ecco, inserisco sempre 2 rocaille e ripasso, ok, spunto da dietro, vado in avanti e ne inserisco altre 2 e procedo così per tutto quanto il mio giro, come abbiamo fatto all'inizio. Quando fate questa operazione cercate di partire dalle 2 rocaille al di sopra della perla da 3 mm, quindi ne inserite 2, vedete che poi quando vi trovate sulla perla che segue ne dovrete inserire altre 2, ok? In modo tale che vi verrà questa sorta di faccette, ok? Dove naturalmente sopra le 3 mm, le pelle da 3 mm ce ne saranno sempre 2, ok? Ok, procedete. Una volta che il vostro modulino sarà terminato, io questo ancora lo devo finire, ma voglio terminarlo con voi così condivido il tutorial. Cosa faccio? Come vedete, qui c'è ancora una puntina che sporge del mio chaton e dovendo io successivamente andare ad incollare la mia base, voglio che insomma non si rovini e che non ci siano problemi con lo chaton, quindi vado a ritagliare un altro piccolissimo pezzettino circolare. Ok, fatto proprio così velocissimamente. Vado sempre un pochino ad incidere, ma faccio soltanto un taglietto e poi con un pochino di colla, che come sempre potrà essere o la B7000, insomma quello che volete,
vado a mettere al di sopra, oh, scusate, fuori camera, vabbè, vado a metterlo sul mio retro e vado quindi a pareggiare ancora meglio il mio retro. Aspetterò qualche minuto che la colla faccia presa e dopodiché vado ad incollare il mio Ultra Suede. Una volta che questa parte sarà insomma incollata, ho cambiato colla ragazze perché non trovavo l'altra B7000 ed era un po' questa secca, quindi vado a mettere la mia Asulit. Mi raccomando ragazze, quando mettete la colla, uno, non esagerate e due, non mettetela sul bordo esterno. Vedete che io sono rimasta più all'interno perché comunque devo andare a fare la finitura al brick stitch tutto intorno e quindi devo andare a passare col lago. Ora, mentre questo asciuga, lo metto da parte, vado a finire questo e poi vi mostro giusto come rifinire al brick stitch tutto intorno, anche se c'è un tutorial di riferimento sul mio canale. Vi mostro giusto qualche passaggio perché il brick stitch è sempre lo stesso. Come vi ho già detto, potreste anche incollare la base tra l'Ultra Suede e la Beading Foundation, ma io preferisco incollare la clip dopo. Poi fate voi, insomma, io in questo momento preferisco fare così. Allora, vado a fare la mia finitura al brick stitch. Come vedete, già ho fatto un nodino, ho tagliato, vedete, più o meno della forma anteriore anche il mio retro e adesso ho fatto un nodino e naturalmente l'ho fatto sparire tra l'Ultra Suede e la Beading Foundation e mi porto ad uscire da questo punto. Inserisco sul lago 2 rocaille 11,0, vado poi da dietro, ok, e prendo sia l'Ultra Suede che la Beading Foundation e tiro in questo modo. Spero che si veda. Tiro in questo modo e rientro solo nella seconda rocaille, dal basso verso l'alto. La prima naturalmente si sistemerà chiudendo il giro. Ne inserisco un'altra e faccio la stessa operazione. Quindi vado da dietro, mi sposto quindi di qualche millimetro in avanti, prendo tutte e due tiro e vado sempre dal basso verso l'alto. Ripeto per l'ultima volta, prendo una rocaille, ok? Vado a pizzicare per mostrarvi, ma voi lo farete poi in automatico, quindi vado a pizzicare di qualche millimetro e prendo sia l'Ultra Suede che la Beading Foundation, tiro e poi vado dal basso verso l'alto e mi inserisco all'interno della perlina. Naturalmente più lavorate vicino e più il lavoro verrà fatto bene. Io proseguo e ci vediamo alla fine. Come vedete, alla fine sono arrivata alla fine del giro e questa è la mia finitura al brick stitch. Ho inserito l'ultima rocaille, vado nella prima inserita, ve lo mostro davanti e vado a chiudere questo passaggio, dopodiché ripasso un po' tra tutte le rocaille e poi farò sparire naturalmente il mio filo. Arrivate a questo punto non ve lo mostrerò perché devo prima ripassare, ma ci tengo però a finire il tutorial. Non vi resterà che andare ad incollare la vostra base ed il vostro orecchino sarà finito. Ribadisco, io per una questione di velocità devo terminare questi orecchini, altrimenti potete anche andare a incollare tra i due strati
la vostra base e poi cucire attorno al brick stitch. Se riesco vi mostro una foto indossata e niente, orecchini Valeria. Alla prossima, mi raccomando ragazze, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, un commentino, fatemi veramente vedere che ci siete. Ciao!